Monica, siamo qua con Marina, ciao. Ciao. 5, 4, 3, 2, 1. Mm. Potrebbe essere una vita parallela. Vedo lei che sta prendendo da una botte di vino una piccolissima quantità di vino perché sta controllando il risultato della produzione, mm? Perché è un'azienda agricola. Immediatamente l'impatto che arriva è di una donna molto risoluta e molto stimata. Ti dà l'autorizzazione? Sì, alza proprio il bicchiere e dice: Non ho paura. È una vita parallela questa o precedente? Parallela, sì, sì. Dove? Mm, lì. Ah, lì, ok. Ah, nella stesso... Non posso dire il posto. Sì, posso dirlo, sì, possiamo dirlo. A Mm, Maiorca. mm, Ah, ma dove? In quel terreno? per me sì. Cioè, nostra amica Marina ha un terreno a Maiorca di cui deve disfarsi, edificabile, ma vabbè, insomma, e le piace molto per coltivare il terreno. Tu l'hai vista lì coltivare il terreno in quell'altra vita. Sì, adesso magari simbolicamente, lei mi ha fatto vedere il vino per vedere la possibilità di un'azienda agricola, ok? Però sì, Ok, è la stessa linea temporale, cioè se quella là, che si chiamava, Marisa. avesse sotterrato un gioiello, una spilla, a 3 metri di profondità, in teoria quella spilla c'è ancora, La risposta è no. ma perché non è avvenuto o perché non sarebbe possibile? Mm. Um, C'è questa linearità. Perché non è così concreta. Cosa? Questa linea temporale non è così concreta. Mm. I famosi salti di linee Eh sì, temporali. Mm. sì. Questo non lo sa Marina, dopo glielo spieghiamo. Quando sarà pubblicata questa sessione sarà già stata pubblicata l'altra legata al concetto dell'effetto Mandela, no? Quindi le linee temporali che si salta da una all'altra, ok? In una è morto Nelson Mandela nel 98, nell'altra è morto nel 2005. Quello che è, insomma, le due date. Uno pensa che sia effettivamente già morto e poi si ritrova con i funerali, anni dopo, con i funerali di Nelson Mandela in televisione, che lui aveva già visto. Planet Funk, ah no, è già pubblicata. Planet Funk è la sessione dell'indagine. Va bene. Progetto di Marina. Sotto le coperte, se lei stesse vivendo parzialmente, nel senso che non è veramente realizzata e veramente se stessa. Rimane ancora un po' al buio, un po', tra virgolette, in una sorta di protezione che lei si crea per non osare troppo. Nome dell'anima. Eh, Colata d'oro, Nome dello spirito. mi viene manifesting. Vibrazione.
27 miliardi. Consapevolezza. 164. Anima. 47. Vite. 1736. Cervello. 9,7. Suscettibilità ipnotica. 45. 3D. 47. Vivacità animica. 98. 98. Sì, Eteriche, vediamole se ci sono. io ne vedo due. C'è un serpente che è come se la insidiasse, per esempio, nell'ambito eh, dei soldi, mm? Nell'ambito, diciamo così, esterno, sociale, e nell'ambito sentimentale, mm? Creando dei dubbi, delle insicurezze e piccole incomprensioni. E poi c'è un uomo del tempo ehm, che le accelera molto il tempo. Le fa dei E grandi sì con la testa. per cui di fatto la sensazione è, da un lato, che le giornate siano mm, troppo brevi, mm? Però allo stesso tempo fa sì che lei accumuli una quantità esagerata di esperienze, di conoscenze, anche di domande, mm? Con questa sensazione di non riuscire però a gestire troppa roba in così poco tempo. Come lo vedi questo uomo del tempo? Come è fatto? Come è vestito? Che faccia ha? Cioè, adesso ho tipo come in mano una, come si chiama, fisarmonica? O armonica, Eh, scusami, armonica. a bocca. Però, Armonica a no, bocca. no. Fisarmonica, allora. Quella Allora che è di fisarmonica, paese che si abbraccia, grossa. quella, sì. Fisarmonica, sì, sì. Ecco qua. Che praticamente vedo che ha dilatato, per esempio, il periodo della vita in cui Marina aveva, tipo, fai il conto dai 6 ai ehm, 15 anni, ok? Tutto Lì l'ha resa, lento. sì, mamma mia, sofferente, insofferente, ok? Non passava mai. Mm? Poi dopo contrae. E quindi vedo che lei ha un periodo molto intenso, tante esperienze, tante conoscenze, figli, così, no? E poi in alcuni ambiti, di nuovo, magari la fa sentire più annoiata e quindi dilata di nuovo l'armonica. Mm? Però non è un movimento armonioso, ok? È un movimento brusco. È un maschio questo uomo del tempo. È un uomo, sì, non riesco a vedere il viso perché il cappello è molto calato sul volto, quindi è come se ci fosse un'ombra. Cioè, forse c'è la barba sì, si vede, ed è vestito tipo di marrone, un completo marrone e la camicia gialla. Entità mentali. Allora, io ne vedo due. Una si chiama proprio Ragno Porta Guadagno ed è un po' un'idea molto anche interessante perché Marina porta anche degli ottimi contributi, io vedo al nostro piano terreno, ok? A questa dimensione. E mette in evidenza come di fatto
tutto il ragno non ci vuole indipendenti, mm? Economicamente e gioca moltissimo sulla questione soldi, da varie prospettive e con diverse sfaccettature. E Marina le sta proprio sperimentando un po' tutte. Perché diventa veramente centrale per lei l'argomento soldi per fare diversi tipi di scelte. mm? E condiziona molto anche il suo umore, la sua armonia di coppia, ha condizionato molto anche la sua armonia della famiglia d'origine. Ehm, Diventa proprio quasi centrale rispetto a tante decisioni, a tanti problemi, a tante riflessioni. Quindi, però, lei ci ha già lavorato, eccetera, eccetera, quindi tutto sommato il livello, è direi 3, a volte 4, quando si sente un po' più stretta da questa morsa qua. E poi l'altra si chiama sentenza. È come se in lei ci fosse molto forte la componente del giudizio. È come se lei stesse molto attenta a quello che fa, perché teme il giudizio. Io vedo anche un po' dei figli, immaginando anche i figli più grandi, cioè nel senso non solo al momento Mm. presente, no? Che praticamente sono poco più che bambini, sì, sono preadolescenti, direi, no? Più o meno come tipologia di comportamento dire preadolescenti, no? Però è come se li proiettasse già più grandi e immaginasse che loro possano fare magari delle considerazioni, no? Rispetto ad alcune cose. Mm? E quindi questa componente qua del sentirsi giudicata è molto forte per lei e la fa anche ehm, contenere, perché secondo me invece lei è molto più esplosiva. E anche qua direi il livello 3. E basta? Solo queste? Sì, 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 Ci sono degli impianti. sì. Guarda, c'è questa specie di spirale, è piccola, però è come se volesse mantenerla comunque in un circolo vizioso. Cioè, farle credere di far tante esperienze, che cambiano tante cose, eccetera, ma insinuarle sotto sotto il dubbio che in realtà sta girando in tondo. Mm? Poi vedo due placche dietro la schiena. Cioè, è come se ce ne fosse una, diciamo, nella bassa cervicale e un'altra sotto, sempre nella colonna vertebrale, diciamo in zona lombare, come se la facessero sentire energeticamente come nel passato, quando lei era bambina, no? Mm, penso avesse dei problemi di schiena. Mm. Sì. Mm? Ehm, ed erano, ecco, Grossetto a forse 8 quindi, anni. ecco, ecco. E praticamente, come lei si sentiva così totalmente ingabbiata, queste due placche la vogliono far sentire energeticamente un po' così, ingabbiata, anche se lei adesso il corsetto non ce l'ha più, però l'obiettivo è quello, energeticamente, di farla sentire stretta, a disagio, in imbarazzo, diversa e vergognarsi, c'è sempre qualcosa che non va.
riportandola proprio a quel tipo di emozioni lì, che effettivamente lei a volte viene assalita, no, da questo senso di disagio inspiegabile, di vergogna, di imbarazzo. Ed è proprio questo, riportarla a quelle emozioni. mh, Mi sembra che l'abbia portato per diversi anni questo corsetto, giusto? 5-6 anni penso di sì, perché la vedo come appunto questo uomo del tempo che allunga la fisarmonica, 7-8 anni. 7-8 anni. allunga questa fisarmonica proprio per dilatare, no? Il suo disagio, del sentirsi diversa, del sentirsi molto costretta, imprigionata. Quindi è come se lei venisse riportata in maniera astuta dall'uomo del tempo e da questo impianto in quel periodo lì, con quelle emozioni lì. Va bene. Cinema, compagno, figli, suocera. Amiche varie, colleghe, amiche. Beh, la suocera è molto risentita e poi comunque la vedo molto in un ruolo di vittima. Diciamo che è difficile entrare nel cinema quando si è così identificati con certi ruoli. C'è molta rigidità in questa donna, quindi ha proprio difficoltà al momento. Mm. Il compagno mi viene con una maglietta molto comoda, così a righe. Scomoda o comoda? Comoda, comoda, bella larga, bella abbondante, viene così, no? Con le magliette così a righe orizzontali. Eh, in questa camminata sciolta, si mette a sedere, e poi ci sono i due figli, lei, la bimba, cioè la vedo proprio Ragazzina. che sta, eh sì, esatto, perché proprio sta come sbocciando, mi fa vedere, no? Sembra quasi un girasole, anche per il fatto che è molto luminosa. E, arriva anche il bambino, ovviamente, il fratellino, fratellone. E, lui sta giocando facendo rimbalzare una palla. Giocatore di basket, sì. Ah, ecco. E boh, niente, sono seduti. Cioè, nel senso, magari lui un po' si muove, però non è che è distratto. Penso sia proprio una sua modalità di essere che ama muoversi. E il compagno non ho capito. Sì, 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 anche il compagno c'è, ehm, un po', non saprei dirti, ciallato, un po' relax, insomma, così. Ok. E la fiamma? Ehm, Loro è come se mi facesse vedere che si avvicinano, poi si allontanano, poi si riavvicinano, allontanano, avvicinano. C'è questo movimento continuo. mm? Adesso, per esempio, è come se si stessero di nuovo unendo, riattraendo, però non lo vedo ancora al punto di congiunzione dell'attaccamento, ok? Non so come dirti, come tanti cerchi, no? Che partono dal basso, allontani le due linee e li riavvicini, ok? E poi di nuovo un altro cerchio, allontani e riavvicini. Adesso è come se si stessero di nuovo ricongiungendo, ma non ancora del tutto. E, e ancora fiamma io non lo vedo. Va bene. Andiamo un po' nel passato, da bambina, quando era bambina. Pornografia durante l'infanzia. Allora, premetto che lei ha una straordinaria capacità di rielaborare qualunque cosa. Mm,
Fuori dalla norma, direi, no? Sì, assolutamente. Cioè, in questa sua velocità, tutto sommato, ci sono degli aspetti negativi, no, di questo uomo del tempo, ma anche degli aspetti positivi. E uno di questi è proprio che lei riesce a superare, ok? Quindi lei ricorda quello che è avvenuto, ma io non vedo che ha riportato conseguenze. Mm. Mm? Ehm, Solo se lo domanda. Quel libro nel comodino della mamma, non del papà, che era veramente molto spinto. eh, c'è una donna che è la mamma, che è come se dovesse mantenere due aspetti, no? Una che è quella della donna di famiglia e l'altra, che in fin dei conti è anche simile a Marina, c'è molta curiosità. Mm? Ehm, e all'interno della coppia lei potenzialmente era molto più trasgressiva di lui. Lui molto più, mm, come dirti, responsabile lavoratore, eccetera. Mm? Mm. Lei è un po' più fantasiosa. Ehm, però, per come viene a me, cioè lei aveva bisogno anche di stimolare la propria fantasia perché si era arrivati a un momento in cui da quel punto di vista non funzionava più. Quindi la madre, per mantenere un pochino viva la fiamma, leggeva certe cose che stuzzicavano la sua fantasia e che comunque le permettevano di avere ancora una vita sessuale col marito. Va bene. E i giornaletti del fratello? Ma alcuni vedo passati da altri, ehm, se li scambiavano un po' tra ragazzi. Mm? Ehm, anche un po' come cosa goliardica tra Mhm. amici. Mm. Mm? E quindi in quel momento lui teneva quelli, poi dopo se li scambiava, c'era un giro e lei appunto ha intercettato, no? Questi giornaletti. Però non riesco veramente a vederci gravità, in questi fatti. Va bene. Ehm, la sua nascita. Lei l'ha annoverata come punto. Sì, lei fin dal momento in cui è venuta alla luce ha scelto di porsi tantissime sfide. Mm? Quindi ottimale era proprio la scelta di questi tre giri di cordone ombelicale intorno al collo. Mm. Anche perché lei, comunque, per carattere ha anche molto bisogno di adrenalina, di avvicendamenti, di tanti tipi di relazioni. Non parlo di relazioni sentimentali, di tante conoscenze, di tanti contributi dalla vita. Mm? E ha scelto un modo di nascere indimenticabile. Lei ha anche bisogno di fare cose indimenticabili. E In che infatti senso? eh, Mm. non siamo tutti uguali, ok? C'è chi ha anche bisogno di fare cose con un certo forte impatto, ok? Mhm. Che lasciano un'impronta, un marchio, un ricordo. E infatti lei stessa ha scelto di nascere in questa maniera comunque complessa che poteva portare anche delle conseguenze molto gravi. Non ce ne sono state, ok? Lei è perfettamente sana. E allo stesso tempo ha scelto che anche il proprio figlio
nascesse prematuro e in sé per sé la gravidanza fosse terribile, ok? È l'anima che ha scelto di fare esperienze molto intense, alcune proprio indelebili. Le esperienze che lei fa nella vita sono anche molto insolite. Se tu le paragoni agli altri, non è la classica storia che senti. Mm. Mm? Lei, per tanti aspetti, ha proprio punti che sono un po' fuori dal comune. Non è la classica storia. Lei ha proprio scelto di fare alcune esperienze abbastanza estreme, strong, ok? Ehm, e dall'altra parte, sapendo che lei è così, ha anche molta paura di lasciarsi andare, ok? Infatti lei ha molta paura di perdere il controllo, magari bevendo quel goccetto in più, lasciandosi un po' andare, perché sa che lei sceglie queste esperienze molto forti. Ok, i figli sono felici? Lei si domanda. Ma io la figlia la vedo proprio sotto forma di girasole e mi viene da dire di sì. Vedo un po' più, eh, mm, non capriccioso, però con qualche disagio il ragazzo, però è anche molto proprio in quella tipica fase, ok? Di contraddizioni e di turbamenti, normale, no? Che non sa bene dove andare, che voci sentire, ok? Però è parte dell'evoluzione. Causa esoterica della timidezza. Allora, sicuramente c'è questo suo progetto che è sotto le coperte, mm? Per cui in un certo senso lei si crea una specie di contenimento, ok? Ehm, In realtà è come se fosse una timidezza per la paura di uscire troppo, ok? E uscire troppo per come è in tutta la sua dirompenza, perché Marina è così, è dirompente, ha un'energia fortissima, potrebbe anche andare incontro al giudizio degli altri. Qua subentra appunto l'entità mentale sentenza. Mhm. Quindi in realtà è come se lei si proteggesse con questa coperta, mh, dall'eventuale parere negativo degli altri. Non si lascia andare, l'abbiamo visto. Vergogna. Vergogna appunto è quell'impianto che è come se alla schiena le due placche la portano allo stesso tipo di sensazione proprio di, sai, non poter stare magari come le altre ragazzine, no? Dell'età, con un certo tipo di abbigliamento, ok? Quindi lo stesso tipo di vergogna. Ed è come se effettivamente lei, questa vergogna, è stata talmente tanto intensa che se l'è riportata anche, più avanti, nel crearsi proprio delle situazioni di disagio, come andare a vivere in una casa che per molti anni, non è stata ristrutturata, no? Quindi era una casa decisamente inospitale, quindi non poteva accogliere qualcuno in quella casa perché si sarebbe sentita veramente a disagio, in imbarazzo. E appunto è come un rimbalzo, quella sensazione anche di non riuscire ad avere amici, eccetera, perché non sei giusta, perché non sei adatta, in quanto aveva il corsetto. E adesso
Adesso per carità la sta ristrutturando, però fino a poco tempo fa, cavolo, io non ho una casa adatta di cui posso andare fiera, orgogliosa per invitare amici. Incapace, più o meno lo stesso. Sì, poi in realtà questo è un po' il serpente che ogni tanto cerca di insinuarli dei dubbi, la rende insicura, sul suo valore, sulle sue prestazioni. Mm, Però non è che ci riesce tanto perché oggettivamente Marina ha dei riscontri riguardo alle proprie capacità. Inaffidabile, paura di deludere gli altri, ma siamo sempre lì più o meno. Sì, sicuramente l'entità mentale sentenza, ma anche molto mi riporta al suo passato, dove lei di fatto in qualche modo riusciva a, e doveva gestire un po' la famiglia, più da un punto di vista di equilibri emotivi, quindi la relazione tra il padre e la madre. Mm. Cercava in qualche modo di gestirla. Non sapeva neanche lei se tenerli insieme, se farli separare, però si sentiva molto responsabile. Monica, soldi, tempo. Sì, sì, qua c'è proprio come un patto tra l'uomo del tempo e l'entità ragno portaguadagno. Sono proprio agganciati l'uno all'altro e sanno come sia prezioso per Marina, ma per qualunque essere umano, il tempo e i soldi. Infatti si dice il tempo è denaro. Mhm. Mm. Ehm, Come abbiamo detto, Marina è veramente una donna con grandissime risorse, con grandissime capacità trasformative. Ehm, e proprio per questo lei è presa di mira su questi due aspetti proprio nodali della nostra esistenza, il tempo e i soldi. Ma neanche così tanto, proprio perché avendo veramente una grandissima forza esplosiva interiore, non per niente la sua anima si chiama colata d'oro, sì, provano a intaccarla da questi due punti di vista, ma non così profondamente. Infatti lei in qualche modo riesce sempre a svicolarsi. Mm? Ehm, diciamo che adesso lei può mettersi davanti all'uomo del tempo e alla sua entità mentale ragno portaguadagno e ridere proprio di queste due. La sensazione è proprio quella di una persona che fa la sua seconda sessione con cognizione di causa e per sentirsi dire questo. Sì, le entità che poi si è creata lei sono lì perché devono essere lì, però non hanno grandi speranze di tirare su tanta acqua Mhm. dal pozzo. Qualche gocciolina la riescono a tirare su, ma sanno già che quell'acqua vuole stare lì o che in qualche modo questa forza esplosiva è troppa. E Vero? non capita spesso, No. anzi, una con quelle esperienze anche dell'infanzia che ne parla tranquillamente, che le analizzate, le analizza, sono nella sfera della curiosità forse solo, no? Già, particolarmente. E quindi che si fa? Bene, dobbiamo purtroppo vedere tutti gli aspetti che lei ci ha indicato, che sono già pronto, no? Le per esempio si chiede quali sono le sue abilità, come realizzarsi. Allora, proprio il suo asso nella manica mi fa vedere che estrae, no, dalla sua manica l'asso con su scritto intraprendenza. Mm, C'è questo aspetto che secondo me lei non conosce. Lei non conosce profondamente di se stessa questa capacità veramente di riuscire ad intraprendere quello che vuole.
ogni cosa che lei vuole. Lei la può intraprendere bene. Però intraprendenza, su questa carta c'è scritto intraprendenza, ma eh, tra parentesi c'è scritto con l'ascolto. Perché se lei davvero si ascolta e comprende ciò che desidera, lei quella roba la raggiunge. Non ce n'è, cioè non riesco a vedere degli ostacoli. Quindi anche il terreno? Lei deve ascoltare se stessa però, perché comunque il compagno, anche se non lo fa trapelare, è alla ricerca di un riscatto Mm. della propria vita, ok? E il desiderio invece che culla Marina è differente. Lei non ha bisogno di un riscatto, ok? Lei ha bisogno proprio di realizzare un suo profondo desiderio che c'è da tantissimo tempo. Mm? E poi sceglierà lei, ovvio, se vendere il terreno oppure no. Diciamo che mi sembra che ci sia per ora da attendere, di non farlo ora. Perché? Perché potrebbero formarsi le condizioni per costruire. Si potrebbero formare le condizioni per un'attività. Un'attività che a lei piacerebbe molto gestire, in parte fare, soprattutto gestire. Non hai idea di come sta sorridendo adesso, muovendo il Eh, ginocchio tutta contenta. eh, però penso non da sola questo, nel senso, se vuole partecipare anche il compagno, ok, però non vedo che è determinante il compagno, ma altre persone Una esterne alla collaborazione. sua Mm, famiglia. Sì, sì. mm, mm. Va bene. Non riesce a festeggiare, cioè a uscire, a farsi una serata, bere, a socializzare e ad abbracciare spontaneamente. Ansia di controllo. Quello mi viene un po' il padre. Mm. È come se in un certo senso lei questo suo progetto sotto le coperte, no? In cui comunque non dà libero sfogo a se stessa. E se stessa potrebbe anche essere in alcune circostanze estremamente festaiola, ok? Poi è come se ci fosse poi invece il padre, ovviamente non c'è più, però non c'entra, ok? Questo la riportasse un po' più all'ordine, alla moderazione, diciamo così, ok? All'equilibrio. Ehm, la riportasse un po' anche al suo ruolo, ok? Di madre, al suo anche a un certo aplomb, una certa formalità. Mm? Va bene. Chiamiamolo Portale Aureo l'amico di famiglia nonno, che però, puntini puntini, Di cosa mi parla lui? Di degenerazione. Allora, credo che quando ha fatto questo gesto, che sicuramente era sconveniente, lui era un po' come, non so spiegarti, ehm, sicuramente là con gli anni, in uno stato di regressione emotiva, mm, ok? bambino. Mm. Cioè, in realtà c'era una parte di sé che era bambina, quindi in realtà lui non era l'adulto che baciava la bambina. E infatti Marina provava molta simpatia e molto affetto, perché c'era proprio sintonia, Come proprio con un come se... bambino. Mm. Esatto, esatto.
Mm? C'è anche un altro parente alla lontana, giusto? Uno, chiamiamolo, mezzo cugino. Morto, sì, sì, come disincarnato. Lui lo vedo un po' più problematico, sai? Mm, lui lo vedo molestato a sua volta. Cioè, in un ambiente in cui non c'era il rispetto della privacy, mi fa vedere, dove si mettevano le mani in posti indesiderati. Mhm. Mm. E quindi lui a sua volta faceva così, ok? Non solo Mm. con Marina. Cioè, a lui lo facevano e lui lo faceva Mm. in una forma di confusione. Sì, credere anche che fosse la norma. Mm, 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 mm. Bene, tutte e due nel portale Aureo. Il nonno, chiamiamolo così, ecco, Mhm. gli lascia una girandola colorata. Ehm, È come se gli chiedesse: scusami, per favore, non mi legare a quel ricordo lì, legami a questo ricordo, questa girandola che esprime colore, che esprime libertà e movimento e gioia. Gira la girandola Sì, sì, in sì. senso orario e Aspetta antiorario. un attimo perché lo sto vedendo io di profilo. No, orario. Orario. Li salutiamo. E vedo che gli lascia appunto questa specie di linguetta a fischietto di carnevale, l'altro, diciamo, specie di cugino, eccetera. È come un promemoria, no? Non dimenticarti che è tutto un gioco, è uno scherzo. Va bene. Marina, cosa può fare una come Marina? Cioè già in realtà ha una capacità straordinaria di gestire tutto quello che gestisce, già eccezionale in questo, no? E poi vedo anche la capacità proprio di comunicare con i suoi figli. Vedo come dei fili d'oro che collegano lei ai suoi ragazzi, Va anche bene. nei momenti di tensione. Diamole quello che non ha. Facciamola parlare con... è un maschio e una femmina, no? Sì. Con l'anima della bambina, ragazzina. Da anima mamma ad anima figlia. Allora la figlia dice: Mamma, voglio imparare tante cose da te. È come se proprio si aspettasse degli insegnamenti. E questo mette un po' in sbattimento, Marina, no? Perché si sente un po' sotto stress in questo momento. Perché? Perché Marina fa leva adesso sulla sua parte mentale, no? E dice: Oh mamma mia, che ansia, come faccio a insegnarle? Mm? Ma la figlia, che è, diciamo, più connessa alla propria anima in quanto molto più giovane, ok? Mm? Con meno condizionamenti, meno strutture, si sta riferendo alla sua anima. La figlia la vede proprio l'anima di Marina. L'anima non ha tempo. Andiamo alla figlia trentenne. La figlia trentenne cosa dice alla madre? Sulla Eh, base di quella che è stata la sua vita. sei stata la mia Mary Poppins. Perché? Perché tirava fuori dalla borsa qualcosa di straordinario. Sì.
In questo momento il tuo cane ti fissa proprio dritto negli occhi, Mm. tipo sfinge del profilo, come se tu avessi del cibo in mano e l'hai pronto. E poi cosa le dice? Cioè, e a Marina come risponde? O in maniera divertente, complice, e immedesimandosi un po' in questo film cartone animato, come se veramente lei fosse un personaggio così, no? Anche immaginario. Stessa domanda il figlio. All'età di 30 anni il figlio, Sì. come se lo vedessi più posato. Ehm, mm, Più centrato nella realizzazione delle cose, dei progetti. Eh, Mi hai insegnato a non mollare mai, a credere in me, e nei miei progetti. Perché è come se anche lui si ponesse tante sfide poi nella vita. Mhm. E quindi l'esempio di Marina mamma è quello di mm, eh, avere fiducia in un'energia che in quel momento non sai neanche di avere. Mm. Mi hai insegnato questo. Stessa domanda, ma non a 30 anni o in là nel tempo, con il compagno. Sotto sotto ti invidio. È strana questa frase. Perché? Mm. Ti vedo libera. Io non mi sento libero. Ti vedo più bella di me. Cosa blocca quest'anima dall'essere libera? Di non farcela. Ho paura di vedere che non ce la faccio e di far vedere che non ce la faccio. Lei però allunga la mano verso di lui. In questo momento non penso siano sposati. Sono sposati? No. Ah, perché in questo momento è come se invece per farle, per dare a lui più sicurezza, è come se materializzasse la fede al dito, per dire che questo legame per me è profondo, conta, è importante. Non perché si vogliano sposare, è per rassicurare lui. Perché lui a volte ha percepito il fatto che lei, si stava staccando. Va bene, andiamo con Marina e il cluster, davanti agli occhi del compagno, che se vuole un giorno potrebbe fare la stessa cosa. Senti, mi viene un alberello di Natale con alcune decorazioni. Palline colorate. Palline, poi c'è anche Babbo Natale, così. Mm. Ma sono belle decorazioni o decorazioni fintomente belle? È come se fossero superate. Non è che sono male, però è come
non le sentisse più sue. È il caso di rinnovare, anche qua di trasformare. Bene, togliamolo e creiamo. Perché non c'è un dramma, non c'è dispiacere, c'è tanta voglia di altro dentro Marina. Mm? Quindi vedo che lo mette come in una specie di compattatore. Dice, sono ancora buone. Mm? Mhm. Ricicliamo, ma non per me. Mm? E qual è la sua vera creazione, quella intenzionale? È un lecca-lecca di migliaia di colori ad eternum, probabilmente anche ispirandosi a quella che gli ha lasciata quella specie di nonno. Mm? Eh, eh, Fondamentalmente è bianco, con poi tutta una serie di spirali colorate, ma ogni tratto della stessa spirale ha colori differenti. Quindi vedo il blu, accostato il rosso, poi c'è accostato il viola e ancora non è finita la spirale. Poi c'è il rosa, poi c'è il giallo e poi e continua così. E c'è Avatar. anche tanta dolcezza. Avatarizziamo. È come se fosse rimasta lì una matita, di quella delle scuole elementari, sai, un po' anche smangiucchiata dietro, con la punta spezzata. Mhm. Vedo questo e basta. E quindi veramente riesce a toglierla solamente soffiandoci sopra. Qui un altro lecca lecca o girandola. Non so perché mi viene un croissant, una eterna forma di croissant. Vabbè. Con queste condizioni, le poche entità eteriche, poche entità mentali, beh, insomma, si fa per dire. Le mentali, insomma, 4, 3 ed erano 2. E gli impianti ci sono ancora? No, Sotto le coperte esiste ancora? no, no, lei è uscita da sotto le coperte, sta saltando sopra il letto, giocando, divertendosi. L'anima è sempre una colata d'oro? Sì. Lo spirito è sempre manifesting? Eh, più che mai. Vibrazione? Mi vengono 3-8. 888. Mm, Consapevolezza? 204. Anima? 56. Vite? 1602. Cervello? Mm, 10,7. Suscettibilità ipnotica? 68. 3D? Adesso mi viene 21. Ottimo, ottimi valori. Vivacità animica? Puoi fare quello che vuoi, Marina. 100, assolutamente. Come diceva Iva Zanicchi, 100, 100. Monica, mi attrae questo 888, giusto così. Che numero è? Il sistema l'ha utilizzato per i siti di scommesse, casino online, queste cose qua. Viene spesso utilizzato il triplo 8 ed è la frequenza di Marina. Un simbolo che viene poi sporcato? Gulliver non vuole. Non lo Non, so. non vuole? No, non riesco.
Ok, va bene. Messaggio finale di Marina a se stessa. E, non c'è più un soffitto sopra di me. C'è il cielo stellato meraviglioso e io ne sono parte. Come la vedi? Come è vestita? Adesso sembra quasi una fata che può volare. Azzurra? Sì, azzurra e leggermente dorata. Come vedi i figli? Il figlio maschio ha preso quella linguetta a fischietto di carnevale e la sta usando anche per fare un po' di festa. E la figlia femmina vedo che è come se stesse facendo una specie di danza, di girotondo, di balletto. Come vedi la suocera? Prossima domanda. Come vedi le amiche? Ehm, E le amiche sono, le vedo premurose, le vogliono preparare un caffè, dei dolci, la vogliono un po' ristorare e vogliono approfondire quattro chiacchiere, domande, così, momento loro. E il compagno? È commosso, sai? È commosso e ha voglia di stringerla forte, in maniera quasi fusionale. Va bene. È sempre 888 l'ultima vibrazione? Sì. Ok. Abbiamo finito.